Arriviamo ad Assen, la cattedrale, un'altra di quelle piste sontuose della MotoGP che ci darà parecchie risposte sullo stato attuale del campionato. Si sono svolti i test a Brno con gli 850 e qualcosa è venuto fuori tra tempi e foto. Ne parlerò in un video dedicato prossimamente perché bisogna fare un approfondimento anche sul patto della Concordia annunciato di recente, dato che al momento, come era prevedibile, è un niente in tutto questo accordo, tutto fumo e niente arrosto, e presto vi dirò il perché. Quindi iscrivetevi, attivate le notifiche per non perdere nessun contenuto qui sul canale, così come sugli altri miei social che trovate in descrizione. Ci sono delle notizie belle fresche, è arrivata quella tanto attesa e anche sperata dai piloti, ovvero delle modifiche regolamentari. La prima riguarda la rimozione degli abbassatori anteriori alla partenza già a partire da questo weekend di Assen. Vi avevo raccontato nel dopogara di Brno che avevano provato le partenze senza abbassatori e quali piloti erano favorevoli a toglierli subito, chi voleva più tempo e non toglierli di punto in bianco e chi invece era contrario. L'idea sembrava quella di toglierli da Silverstone, però vi avevo raccontato, occhio perché già da Assen o dal Sachsenring potrebbero decidere di toglierli subito e infatti hanno optato per toglierli immediatamente da questo GP olandese. L'altra modifica regolamentare che ci si aspettava ha rispettato le voci che erano uscite, cioè che dal Sachsenring verrà modificata la griglia di partenza per tutte le classi Moto3, Moto2 e MotoGP. Per aumentare la sicurezza dopo tutti i problemi che ci sono stati, la distanza tra le file dei piloti verrà aumentata di 3 metri, quindi si passa da 9 a 12, ma rimarranno comunque 3 piloti per fila. L'altra novità della nuova MotoGP, che però entrerà in vigore solo dal 2028, e che sarà introdotto un limite massimo di 6 piloti autorizzati a utilizzare le moto dello stesso costruttore. Dunque ogni costruttore potrà fornire le proprie moto a un massimo di 2 team satelliti oltre alla propria squadra ufficiale. La nota da non tralasciare è che questa regola sarà applicata a condizione che nel campionato siano presenti almeno 5 costruttori concorrenti. Un'altra novità della nuova MotoGP di cui si sa di più ora riguarda una delle tante voci presenti nel patto della Concordia che avevo accennato in breve in qualche video fa. È una regola che esiste da anni in Formula 1, di cui la MotoGP ha preso spunto anche da qui, che riguarda il coprifuoco per i meccanici. In Formula 1 c'è questa regola in cui i tecnici possono lavorare sulle monoposto in un certo periodo di tempo, quindi non interrottamente, in cui sono regolate anche le ore di entrata e uscita dal paddock, che poi se c'è bisogno di ricostruire la vettura dopo un incidente ci sono dei bonus da usare per avere più ore di lavoro durante la stagione. In poche parole, la MotoGP vuole introdurre anche questo sistema. Chi è Mikihiko Kawase, il nuovo team manager della Honda Factory dal 2027? È un ingegnere che ha corso in Giappone nelle categorie leggere dai 18 ai 27 anni, dopo essere entrato in Honda nel 2012 è passato a HRC lavorando al progetto Moto3. Nel 2019 era il responsabile tecnico che conquistò il mondiale con Lorenzo Dalla Porta sulla Honda del team Leopard, e dal 2024 è il direttore tecnico dell'HRC, che dal prossimo anno, come abbiamo detto, cambia ruolo insieme all'arrivo di Davide Brivio come super consulente della casa giapponese. Non si vede così spesso ultimamente Romano Albesiano, starà facendo un lavoro più dietro le quinte a questo punto. Dunque Raul Fernandez resta in Aprilia Trackhouse, la decisione del capo Justin Marks è arrivata e ora è arrivata anche definitivamente l'ultima spiaggia per lo spagnolo, che se non dimostra o mantiene questa velocità dimostrata nelle ultime gare non potrà continuare il suo percorso in MotoGP. Chiedo venia per il mio giudizio sulla sua gara a Brno, perché ho registrato il video prima che uscissero certe interviste e una la vedremo anche dopo. Raul Fernandez ha corso l'ultimo weekend non alla grande fisicamente, ha fatto i conti con un attacco di appendicite che lo ha addirittura costretto a passare dall'ospedale nella giornata di mercoledì. Fortunatamente non si dovrà operare, però sicuramente non è stato un weekend facile, addirittura ha detto che in ogni momento della gara ha pensato che avrebbe potuto vomitare e che dopo la gara è andato subito in bagno. Quindi una grande sesta posizione nella sprint e una settima posizione in gara che fanno cambiare il voto da 5,5 a 8, perché giustamente certe cose non si sanno e quando vengono fuori bisogna un attimo ricalibrare i giudizi. Ma gli ultimi tasselli del mercato sono sempre in fermento e con la conferma in diretta di Raul Fernandez in Aprilia Trackhouse rimangono solo le voci sul team Tech3 KTM, che deve comunicare i suoi 2 piloti.
la scelta ricade sempre su che tipo di squadra formare, che molto probabilmente sarà un giovane affiancato da un pilota esperto. Maverick Viñales ad oggi è più fuori che dentro, poi le cose possono cambiare da un momento all'altro, però anche le sue ultime parole che sono emerse dal weekend di Brno non sono positive. Ha detto di essere scontento della sua situazione contrattuale, segno che le cose sono molto cambiate rispetto a inizio anno, dato che sembrava essere fatta per essere il pilota ufficiale di KTM insieme ad Alex Marquez. Anche lui, come Enea Bastianini, ha la clausola che gli impedisce di firmare con un altro team fino al 30 giugno, però le selle sono segnate già da tempo e per lui l'ultima chance rimarrebbe quella di restare in Tech 3. Pit Beirer ha risposto a questa frustrazione di Viñales, dicendo che lo capisce, ma che deve anche capire che devono creare il miglior pacchetto possibile, perché Viñales continua a essere molto limitato con l'infortunio nonostante l'ultimo intervento fatto 3 mesi fa. Pit Beirer ha detto che se migliora magari sarà confermato e gli riconoscono comunque i suoi buoni risultati fino all'anno scorso prima dell'infortunio. Vediamo cosa deciderà anche Gunther Steiner, perché Viñales in sostanza, comprando le quote di KTM quando era in crisi finanziaria, ha sostanzialmente pagato per continuare a correre, altrimenti era a piedi, quindi vediamo se questo sarà un fattore che potrà incidere. Senna Egius è uno di quelli che continua ad avere le sue quotazioni per salire in MotoGP con Tech 3, facendo la figura del giovane rookie che affiancherà l'esperto. 99% Manu Gonzalez non salirà in MotoGP e ci farò un video su questa questione perché va approfondita. La meritocrazia non esiste e se hai un buon passaporto molto buono per il tuo paese, tipo quello australiano di Senna Egius per diritti televisivi, immagine per l'evento di Adelaide e altro di politico che non sia necessariamente Spagna o Italia, fa la differenza. Così come magari possono fare anche la differenza i soldi che qualcuno porta all'interno di un team, perché comunque di spagnoli nuovi ne entrano in MotoGP. Luca Marini invece anche lui come ultima chance il team Tech 3 e lui ricoprirebbe il ruolo di pilota esperto della squadra e sinceramente tra Marini e Viñales io mi prendo Marini come pilota perché ad oggi è più affidabile in tutto, è costante e ti aiuta per lo sviluppo. Viñales è totalmente un altro pilota rispetto a Marini, più forte, ci mancherebbe, talento incredibile, ma ad oggi è finito, si può dire. Per Luca Marini c'è sempre una possibilità in VR46, ma quel posto molto probabilmente andrà a Nicolo Bulega. È sempre il prescelto da Ducati che spinge per portarlo nel team di Valentino, ma adesso la trattativa non è tra pilota e team, ma tra VR46 e Ducati. Sembra che la squadra del 9 volte campione voglia più supporto da Borgo Panigale, sia tecnico ma soprattutto economico. Quindi Ducati dovrebbe fornire nel corso della stagione alla moto gli aggiornamenti a disposizione del team ufficiale e poi dovrebbe contribuire economicamente. Ci sta, Valentino è furbo e se Ducati pressa per mettere Bulega lì, allora vuole qualcosa in cambio, è il gioco delle parti. Si sarà parlato di questo a Brno in un incontro che c'è stato fra Alessio Salucci, Valentino che non a caso era presente in Repubblica Ceca, e i vertici Ducati. Poi come detto le alternative sono Luca Marini e ancora Celestino Vietti perché lo dicono ma le porte per il pilota Moto2 si sono chiuse e da come so io non è che lui ha rifiutato la MotoGP perché non si sentiva pronto ma perché c'è stato un no categorico dai piani alti di Ducati, da linee domenicali e così via. Le ultime dal mercato riguardano anche la Superbike. Aaron Canet si sposterà nel team Mark VDS della Superbike e credo che questo sia definito da un po' di tempo, nel senso che quando lo spagnolo ha firmato per un altro anno in Moto2 avrà già avuto un mezzo accordo per garantirsi un posto in Superbike sempre con la stessa squadra. Mentre per Franco Morbidelli ci sono le porte del team Ducati Aruba al posto di Nicolo Bulega. Lui ovviamente dice che non è il momento per la Superbike, anche se non la disprezza, e che si sente ancora un pilota da MotoGP, solo che a meno di colpi di scena da film americano, per lui nel moto mondiale non ci sarà più posto. Torniamo al presente. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo weekend di Assen? Una risposta da Aprilia, ma immediata, che deve resettare e ripartire da zero dopo gli ultimi 2 weekend horror. E poi raga voglio riparlare a breve del caso Bezzecchi perché più ragiono a freddo più mi vengono in mente altre cose da dire che ruotano sempre a quello che ho detto ma danno un'opinione più definitiva, ma ne parleremo più avanti perché adesso pensiamo ad Assen. Secondo me lì come lo poteva fare a Brno l'Aprilia può esaltare le sue caratteristiche in questo circuito che l'anno scorso sempre con Bezzecchi era andata molto forte perché aveva chiuso secondo. Però qui siamo di più in territorio Ducati. Marc Marquez l'anno scorso aveva vinto, Bagnaia ha le carte in regola per vincere dato che è una delle sue piste preferite e consideriamo un Marc Marquez non ancora al top fisicamente e ha vinto le ultime 2 gare, quindi come detto
Quando ritroverà la sua stabilità ne vedremo delle belle, o forse no, e li straccia tutti, molto possibile perché è 3-4 spanne sopra i piloti attuali. Alex Marquez purtroppo è a mezzo servizio, però anche lui era andato molto forte facendo esaltare le caratteristiche della Ducati, poi in gara era caduto per quel contatto con Acosta. Quartararo era andato molto forte chiudendo al comando il venerdì e facendo addirittura la pole, solo che quest'anno è totalmente in un'altra situazione e corre senza rischi portando solo la moto al traguardo, anzi a Brno neanche, segno che proprio non ne può più. Per me questo weekend il favorito numero 1 è sempre Marc Marquez, sia per i suoi risultati recenti ma anche perché ad Assen è sempre andato forte. E come pacchetto tecnico vedo meglio la Ducati, non dico che la Aprilia sia più lenta perché ha le carte in regola per giocarsele, sarà veloce, può vincere. Arriva appunto ad Assen senza problemi di piloti che hanno una gara compromessa come Martin con due long lap o la situazione Bezzecchi. Quello che mi aveva dato un po' da fare era vedere una Aprilia non così veloce con i due piloti ufficiali in una pista come Brno che per caratteristiche era simile al Mugello, perché alla fine la moto c'è, perché Ogura per poco non vince, quindi la moto c'è. Ora serve un reset, anche fisicamente, perché quello non va sottovalutato, bisogna vedere le condizioni fisiche dei due piloti ufficiali che dopo l'Ungheria e la Repubblica Ceca Horror devono tornare e penso che comunque saranno della partita. Altrimenti inizia a suonare un campanello d'allarme, perché se Ogura con la stessa moto riesce a interpretare meglio il tutto, per Martin e Bezzecchi un po' la cosa inizia a farsi seria. E proprio Martin non si è risparmiato un piccolo messaggio lanciato ad Aprilia dopo l'ultimo fine settimana di Brno, dicendo che dopo aver visto la reazione giusta di Noale sul caso Bezzecchi fra difese e solidarietà, Martin ha detto che se un giorno dovesse succedere qualcosa di simile anche a lui, spera che la squadra reagisca e lo difenda allo stesso modo, ovviamente sperando che non accada nulla di simile. Forse una dichiarazione un po' da mal di pancia dopo quelle parole di Rivola su di lui dopo l'Ungheria. Da queste dichiarazioni passa il messaggio che Martin non si senta così protetto da Aprilia e che appunto ci sia qualcosa che non vada bene tra le due parti, forse non così tanta fiducia, poi magari la realtà è un'altra. E chiudiamo con l'ufficialità del rinnovo di Marc Marquez. Come era prevedibile sarebbe stato il primo annuncio dopo la dichiarazione del patto della Concordia. Rinnova per 2027 e 2028 inclusi, quindi nessun 1+1. Poi ci saranno le solite penali per uscire, ma quello lì lo fanno sia la casa che il pilota in ogni contratto, in qualsiasi situazione. Ma quello che spera giustamente e sicuramente Marc è di non avere guai fisici per i prossimi 2 anni, di correre in serenità. Ci sono 2 retroscena, uno che vi volevo raccontare io e uno che è venuto fuori mentre preparavo il video, che comunque si collegano. Secondo quanto riporta Emilio Pérez de Rosas, giornalista del periodico da sempre molto vicino a Marquez e ai suoi agenti, la Honda ci avrebbe provato a tentare di riprenderlo per i prossimi anni. La casa giapponese a Valencia dell'anno scorso chiese ad Alberto Puig di organizzare un incontro riservato, il cui obiettivo non era quello di far partire una trattativa, ma di chiedere informazioni e sondare il terreno per capire se in futuro potesse esistere la possibilità di un ritorno in Honda. Secondo il giornalista, Marquez accettò tranquillamente l'invito, fu un incontro cordiale e sincero e servì ad HRC per mostrare il suo progetto futuro, ma non si parlò di soldi e di un convincimento verso Marquez per farlo ritornare. Il retroscena che vi racconto io invece, da quello che so, è che proprio a Valencia dell'anno scorso Marquez firmò un pre-contratto con Ducati che aprì la strada verso il rinnovo biennale annunciato varie ore fa, ma che era deciso da un bel po' di tempo. Quindi, come abbiamo detto, quell'incontro con la Honda fu solo una chiacchierata normale in cui HRC sicuramente voleva capire certe cose, ma Marquez non ha mai preso in considerazione l'idea di voler lasciare la Ducati. E proprio mentre sto registrando questo video è arrivato l'annuncio ufficiale, perché stanno arrivando tutti a cascata, e dopo quello di Marquez è arrivato quello di Pecco Bagnaia, che ufficialmente si separerà da Ducati alla fine della stagione, con un bel messaggio scritto tramite un post su Instagram, e i prossimi che arriveranno saranno sicuramente quelli di Aprilia e poi via via tutti gli altri. Niente, questo video non lo vogliono lasciar finire, è arrivata anche l'ufficialità di Pedro Acosta che firma con la Ducati a partire dal prossimo anno. Niente di nuovo, lo sapevamo già tutti, però vabbè, io stavo montando il video e quindi calza a pennello anche parlare dell'ultimo tassello messo dalla Ducati ufficiale per quanto riguarda gli annunci sulla propria squadra nel 2027. Piano piano tutti i segreti di Pulcinella stanno venendo fuori, quindi aspettiamo i prossimi.
Questo è, raga, fatemi sapere nei commenti la vostra su cosa vi aspettate da questo GP di Assen, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi video come quello del dopogara di lunedì sera, ma anche tutti gli altri che arriveranno, perché c'è molta roba interessante. Ci vediamo presto.